Ciao a tutti, bentornati su Stars and the City, benvenuti ai nuovi e benvenuti ad un video molto richiesto da tanti di voi, il video sulla congiunzione Nodo Nord, Urano e Marte in Toro che avremo nell'estate del 2022, cioè fra qualche mese. Allora ragazzi, il Nodo Nord, che è la cosa forse che vi affascina più di tutti, mentre Urano è quello che temete, indica più o meno, come dire, il destino, no? L'iter che dobbiamo insomma, tra virgolette, seguire, un percorso, una sorta di percorso tracciato. Il nodo nord impiega più o meno un anno ad attraversare un segno solare e quando entra in un segno solare è chiaro che ci fa vivere delle esperienze, non soltanto nel privato, ma anche a livello collettivo, legate proprio alle simbologie di quel segno. Vi faccio un esempio, adesso in Toro, quindi vabbè, l'economia, i territori, infatti stiamo già vedendo qualcosina. È stato eclatante quando per esempio è entrato nel segno dei Gemelli, perché le simbologie da attenzionare, tra l'altro ovviamente da perfezionare, perché è quello su cui batte il nodo nord, lavorare sulle cose che vanno, come dire, perfezionate, evolute, adeguate alla società che avanza, alla società che evolve, al progresso che avanza. Quando è stato in Gemelli c'è stata la storia di Donald Trump, le elezioni di Donald Trump, i Gemelli sono le comunicazioni, l'editoria, le poste, no? E ci fu quella sorta di scandalo, di polemica per cui lui disse che i voti erano arrivati dopo, che quindi non erano stati conteggiati e che soprattutto era stata fatta una campagna attraverso i media depotenziante, no? Quindi un uso improprio dei media di cui lui, se non sbaglio, precedentemente insomma era stato accusato. Quindi innanzitutto c'era stata, no? Quindi questa cosa da perfezionare, perché ora chiunque sia, o siamo a favore di Trump o siamo a favore di Biden, noi non siamo a favore di nessuno, comunque non è questo il modo di fare le elezioni, di vincere. Quindi questo sistema, anche il sistema postale, andavano rivisti, vanno sistemati. Poi un'altra cosa, Trump sempre per le competenze del nodo nord in Gemelli, ha creato un social network, una piattaforma dove lui sostiene non ci sia il veto del mainstream, no? Dove ci sia libertà di parola. Quindi se funzionerà non lo so, adesso non ricordo neanche il nome, fatto sta che speriamo insomma, no, che quell'esperienza sia servita a qualcosa. Un'altra questione legata a Mercurio, insomma, al segno dei Gemelli, portata dal nodo nord, furono le scuole. Ragazzi, l'inadeguatezza della DAD, insomma, i ragazzi chiusi, i giovani che forse davvero hanno patito, proprio i giovani hanno patito più di tutti una gestione anche discutibile di quello che abbiamo attraversato, no? Nella pandemia. Quindi si spera sempre che da un problema nasca una lezione, nasca un messaggio, affinché nell'eventualità che quella cosa ricadesse, le scuole siano più adeguate, no? E non creino disagio proprio alle personalità, come dire, che si stanno formando, che si stanno strutturando e che hanno bisogno di libertà, di conoscere la libertà e come dire, una giusta gestione dell'informazione, che possano accedere anche alla cultura, altra prerogativa. Ma saranno successe tantissime altre cose legate proprio alla cultura, alla comunicazione, ai giovani, a tutte le faccende mercuriali. Adesso mi vengono in mente queste due, non mi sono neanche andata a documentare, era proprio per farvi un esempio. Sono le cose che magari noto quando succede qualcosa all'esterno e io cerco collegamenti e prove del 9 per l'astrologia. Quindi nodo nord è entrato nel segno del Toro per tutto questo 2022, quindi porta delle novità, ragazzi, nell'economia, quindi le banche, le valute, il denaro. Mi sono scritta tutto perché altrimenti poi mi dimentico. Il Toro è anche legato alla famiglia, a tutte le cose tradizionali
e quindi si potrebbero mettere in discussione alcune cose a cui neanche noi adesso neanche pensiamo, però potrebbero essere messe in discussione anche queste, le questioni legate alla famiglia, alle coppie, all'amore, all'arte. Ci saranno novità legate all'arte, ci saranno probabilmente anche delle novità, dei nuovi assetti per quanto riguarda la campagna, gli animali, magari gli ecovillaggi, l'inizio di ecovillaggi, l'inizio di ecosistemi, diciamo ragazzi, di modifiche. A livello medico possono esserci delle scoperte legate alla gola, no? Alle patologie della gola, della tiroide, insomma di tutta questa fascia qui, dell'estetica, perché insomma stiamo parlando di un segno venusiano e anche l'arte, ci sarà un'originalità in qualche forma d'arte. Ok, queste più o meno, insomma, prese così in maniera larga, sono le simbologie del segno legate al segno del Toro e alla Venere, anche gli amori, però ci sono già state, come dire, i matrimoni omosessuali sono stati approvati, magari, ecco, non saprei, ma magari ci sarà qualche novità, inizierà qualche cambiamento legato forse ai poliamori a questo punto. La butto lì, ragazzi, la mia fantasia davanti a queste cose si ferma, perché poi la realtà ci supera sempre, quindi non ha neanche senso stare lì a fantasticare. Lo vedremo presto. Perché? Allora, innanzitutto si parla di cambiamenti un po' destabilizzanti, ragazzi. Perché? Perché il nodo nord si congiungerà ad Urano, che è il pianeta, è il signore dei fulmini a ciel sereno e soprattutto è quello dei cambi di rotta, ed è un rivoluzionario, è assolutamente un rivoluzionario. E infatti adesso mi sta venendo in mente che ho dimenticato forse di ricordarvi una delle simbologie più importanti dei cambiamenti che ci saranno grazie all'incontro del nodo nord e di Urano in Toro, ragazzi. Cambiamenti legati alla terra, ai confini territoriali, proprio a qualcosa di geografico, oltre, speriamo non particolari, a avvenimenti legati ai terremoti. Questo spero proprio di no, avendo vissuto di straforo il terremoto dell'Aquila, quindi basta così. Quindi, ragazzi, stavamo dicendo, il nodo nord solitamente incontra queste simbologie, quindi le solleva, fa un piccolo crash test, o comunque le mette in evidenza per farci lavorare, perché sulla Terra, si sa, questa è una nave scuola e noi attraverso gli ostacoli, le sfide ci perfezioniamo, ok? A meno che insomma, il libero arbitrio, uno non si alzi una mattina e senza particolari problemi, quindi senza le consuete sfide a cui l'umanità viene sottoposta per evolvere, decida di lavorare su se stesso per sistemare delle aree della propria vita. Quelli solitamente sono i risvegliati e insomma riescono a trascendere addirittura anche i transiti, o comunque a patirli meno quando sono particolarmente sfidanti. Poi è ovvio che sono comunque legati al karma dell'umanità, del periodo nel quale si sono incarnati, e quindi insomma se dovesse succedere qualcosa di grosso ci si troveranno anche loro, ma fa parte del disegno divino. Veniamo a noi. L'incontro tra Urano, che è un rivoluzionario e che quindi deve crashare tutte le simbologie del segno che sta attraversando e metterle in discussione, proprio è un provocatore, no? È un ribelle, deve mettere alla prova queste simbologie, far vedere quelle che non funzionano più e quelle che invece hanno ancora motivo di esistere, cioè quelle che possono ancora essere traghettate nel futuro perché hanno ancora uno scopo, una sorta di attualità. Quelle assolutamente desuete vengono lasciate nel passato. Ora, l'anno scorso, anche quest'anno, sono particolarmente sensibili al cambiamento, insomma, le mura di resistenza delle tradizioni vengono abbattute a spallate, tutte le nostre credenze limitanti, le sicurezze, no, che ovviamente da esseri umani cerchiamo istintivamente, a volte anche ingenuamente, pensando che siano incrollabili, che siano indiscutibili. Certo, non ce le toglieranno tutte, state sereni, perché l'umanità può reggere fino a un certo punto, ok? Quindi l'evoluzione è sempre
ci sono dei momenti in cui è più, come dire, più forte, no? Più sfidante, dei momenti in cui è un po' più agevole, però l'umanità non è che può cambiare dall'oggi al domani, quindi alcune delle certezze, delle convinzioni che avevamo, no? Delle finte certezze verranno smantellate e Urano quadra con Saturno, questi due pianeti nella mitologia sono padre e figlio, quindi sono strettamente legati, sono i governatori dell'Acquario. Saturno figlio è in Acquario, Urano è in Toro in quadratura, quindi sicuramente il 2022, che tra l'altro è un numero maestro, quindi è un anno di svolta, porterà, no, delle sfide, porterà dei cambiamenti, dei piccoli terremoti in grande e nelle vite di ciascuno di noi. Abbiamo già detto che l'incontro tra Saturno e Urano porterà tra Urano e nodo nord, ovviamente con la quadratura di Saturno, porterà dei cambiamenti nell'economia, nei territori, nei confini, nella famiglia, nella coppia, campagne, animali, l'inizio di ecovillaggi, a livello medico qualcosa legato alla gola, all'estetica, all'arte, e i cambiamenti che iniziano quest'anno si vedranno nel 2023, quando Giove, che è un riflettore, quindi puntato ma anche una grande energia, no? Che fa sbocciare, che è un dilatatore, quindi mette anche in evidenza, ufficializza i percorsi, i processi, le situazioni, porterà proprio a compimento, a far sbocciare questo processo innovativo che sicuramente è iniziato l'anno scorso, in realtà sarà iniziato nel maggio 2018 in maniera molto sottile, quando Urano è entrato definitivamente nel segno del Toro, e insomma noi vedremo una buona parte dei frutti a partire da maggio 2023, quando Giove entrerà nel segno del Toro, si congiungerà a Urano, troverà anche un sestile di Giove, un sestile di Saturno, ragazzi, che sarà entrato nel segno dei Pesci, ma non si incontrerà, non ci sarà una congiunzione in Toro tra Giove e nodo nord, ma soltanto con Urano. Noi vedremo gli sviluppi di tutto questo nel 2023, quando Giove entrerà a metà maggio 2023 nel segno del Toro, si congiungerà al nodo nord, e poi per tutto sarà un momento molto forte, per tutto il 2023 poi si congiungerà con Urano. Giove resterà molto a lungo nel segno del Toro, addirittura fino al 2024. Quindi ragazzi, e ci sarà anche il sestile con Saturno che nel frattempo sarà entrato nel segno dei Pesci, quindi diciamo che le dissonanze di quest'anno poi a un certo punto nella seconda parte del 2023 si armonizzano. Vediamo quindi questo crash test, questi cambiamenti a livello mondiale, ragazzi. L'economia, i confini, la valuta, chissà se veramente la riforma delle banche, voi avete visto che lentamente stanno chiudendo tutti gli sportelli, diminuiscono proprio le filiali bancarie, diminuiscono quindi i bancomat, si dice che si viri verso l'utilizzo, no, della carta, dei POS, del pagamento con carta, per non far girare più liquidi. Dicono che sia una forma di controllo, sicuramente una forma di comodità. Quello che vi posso dire di sicuro durante tutti i transiti di Urano, che tra l'altro per noi finirà nel 2025-2026, solitamente oltre a questi grandi cambiamenti, no, di economia, che di crisi economiche, di territori, di cose del genere, diciamo che questo transito a livello evolutivo mette un po' alla prova l'intero genere umano per vedere
quanto siamo in vendita, quanto siamo risvegliati rispetto alle comodità, perché si sa che l'uomo più cerca la protezione dello Stato, più ha bisogno del rifugio, delle rassicurazioni, no? Delle protezioni, chiudetevi, non uscite, tutte queste cose qua, anche una certa gestione della pandemia, mettendo molta paura, era qualcosa di prevedibile e di previsto per chi fa astrologia, come dire, evolutiva, perché io ho un vocale di un maggio 2016-17 che non ho mai pubblicato, perché poi ragazzi c'è sempre la reazione emotiva, il fanatico di qua e di là, però se lo ritrovo nelle varie formattazioni ogni tanto salta fuori, nel quale stava entrando Urano in Toro e io in macchina avevo preso degli appunti, no? Ogni tanto lo faccio quando siccome ho sempre poco tempo, avevo preso degli appunti perché mi era venuta in mente questa cosa e poi non l'ho mai sviluppata perché l'argomento poi diventa delicato. Praticamente Urano in Toro mette alla prova le persone su quanto anche siamo disposte a venderci in nome della sicurezza, una sicurezza che poi insomma alla fine se ti fai camminare un po' il cervello capisci che non ti possono dare, no? Che non ti può dare nessuno, per esempio il fatto del virus, il virus, cioè non è che veramente possiamo credere che col Green Pass non passa il virus, tant'è vero che poi i tripli vaccinati che se ne andavano giustamente perché gli era stato, no, garantito che col vaccino non passavano niente, i tripli vaccinati hanno contagiato altre persone vaccinate e non, insomma. Quindi come dire, i pianeti in Toro, ve lo dico da Toro, quindi senza offesa nei confronti del Toro, ma se vogliamo evolvere dobbiamo anche guardare a quelli che sono i nostri limiti, sono ingenui, no? Sono molto portati a cercare la rassicurazione, anche rassicurazioni che fondamentalmente non ti può dare nessuno, però insomma il Toro tende a sottostare proprio in virtù di una protezione, perché l'animale in sé è chiuso nel recinto, non guarda al resto del mondo e sta bene dove sta. Poi ovviamente i Toro si fanno degli orticelli strepitosi all'interno di quel recinto, ma appunto l'audacia, a volte anche la perspicacia. Poi ci sono ovviamente dei Toro illuminatissimi, ragazzi, sono dei Toro che sono capaci di qualsiasi cosa e che non hanno bisogno. La Cristoforetti è Toro con Mercurio in Toro, questo per dimostrarvi quanto persone veramente eccezionali e risvegliate, è chiaro che hanno una marcia in più rispetto a noi, riescono a fare solo il bello del loro segno e a trascendere tutti i limiti, no? Perché una donna Toro con Luna in Toro che no, va dove va, lascia i figli, cioè avete idea di queste cose? Lei è uscita dal recinto da mo', quindi ci dimostra che si può fare, ma sono sempre queste personalità illuminate che non si fermano di fronte ai propri limiti, che sfidano la vita, che portano avanti il mondo. Ci sono questi pionieri che tra l'altro sono utilissimi, soprattutto in segni dove tu non diresti mai. Dalla Toro ti immagini che faccia l'attrice, la cantante, la stilista, faccia belle case, no, l'architetto, la designer, invece lei sta avanti. Ovviamente se volete il tema della Cristoforetti, guardate, io ce l'ho la sera del lancio della missione Minerva, ovviamente me lo sono studiata con piacere, ovviamente non ha soltanto pianeti in Toro. Là ci vuole l'audacia del fuoco, ma insomma, voglio dire, lei ha superato se stessa, quindi come vedete è possibile. Anche i limiti, no? Non serve che andiamo sulla Luna, anche i limiti così, più umani. Quindi detto questo, Urano in Toro indica anche quanto in virtù di certezze illusorie, di rassicurazioni, la popolazione si vende, ok? Quindi si fa limitare, all'epoca del precedente passaggio si è fatta deportare in piccola come dire, in piccola chiave
anche in Cina stanno facendo qualcosa del genere, nel senso che non che deportino le persone nei lager, però siccome tracciano le persone con l'app, se si entra in un luogo dove risulta che ci sia stato un caso di Covid, anche dopo 2 o 3 giorni magari vengono in casa e ti prendono e ti portano in un Covid hotel o in un centro di accoglienza, insomma, dal quale finché non te lo dicono loro, volendo, non puoi uscire. Quindi questo mi è stato raccontato da una persona che è lì, che se guarda questo video saluto veramente con grande affetto, e quindi no, è una forma di... In Italia, per fortuna, da questa parte del mondo queste cose non accadono. Quindi vediamo adesso l'escursus delle tappe, delle date principali di questo incontro di pianeti, no? Della resa fra Urano in Toro e Nodo Nord in Toro, con l'aggiunta di tutti i pianeti veloci, passando da Mercurio, dal Sole e la Luna, fino a Marte, che è quello che farà la differenza e che poi insomma anticiperà, darà il là a quello che sarà il lavoro di Giove nel 2023, e insomma tutto è concentrato, e poi passeremo alle previsioni segno per segno. Tutto è concentrato più o meno nella primavera, perché è giusto che i pianeti del segno del Toro si manifestino lì. Scherzi a parte, Mercurio il 12 aprile entra nel segno del Toro, fa un passaggio velocissimo, il 29 aprile esce, quindi sta 17 giorni, ma insomma, Mercurio è molto veloce, quindi ha sempre questi transiti, a meno che non incontra una retrogradazione, fa dei passaggi molto veloci in ogni segno. Mercurio è le notizie, gli incontri, le idee, i pensieri, anche i chiarimenti, no? E quindi questo Mercurio in Toro, congiungendosi in quei giorni a Urano e il Nodo Nord, quindi dal 12 aprile al 29 aprile, porta questa energia sia nelle nostre vite, sia a livello mondiale dei grandi della Terra, per cui questo Mercurio in Toro, arrivando su Urano e poi Nodo Nord, crea quella notizia, quell'idea, quel pensiero, quell'incontro fra 2 o più persone, quella situazione così legata alla parola, che se è della frequenza giusta e che insomma se è in linea con l'evoluzione del pianeta, inizia a creare una situazione, no? Quindi voi immaginate, incontrate qualcuno, oppure i grandi della Terra da qualche parte, noi non lo sappiamo ancora, si incontrano e buttano cose, no? O tu passi, incontri una persona, ti colpisce, colpo di fulmine, e poi magari non la vedi più perché Mercurio è così veloce, poi passa vicino ad Urano, quindi è un lampo, no? Però è qualcosa che ti rimane dentro. Tante cose che accadono con Mercurio congiunto a Urano sono delle cose così volanti, però ci schivano, no? Altre rimangono perché sono alla nostra frequenza. Questo accade dal 12 aprile al 29/4 e il 30 aprile, quando il Sole è già entrato nel segno del Toro, quindi l'energia può riportare a galla queste situazioni che si sono appena create. C'è la Luna nuova in Toro congiunta ad Urano e poche ore dopo anche al Nodo Nord, quindi c'è un upgrade, c'è una svolta. Alcune, non tutte ragazzi, perché insomma nella vita c'è sempre una selezione, no? Sulla Terra c'è sempre una selezione. Uno pianta dei semi in un terreno, ma non tutti sbocceranno. C'è un upgrade però intanto rispetto alle cose che Mercurio, a quelle idee, a quegli incontri, ci sono sviluppi, a quelle notizie che Mercurio ha portato nelle 3 settimane precedenti. Intanto il Sole, che è forza attiva, stimolato dalla Luna. La Luna porta l'appagamento, l'emozione, quindi la voglia di dare, come dire, di dare un proseguo a quella cosa che ci è venuta in mente, di dare un proseguo a quella notizia che ci hanno buttato là, di dare un proseguo a quell'incontro che c'è con quel tipo, con quella tipa che ci è piaciuto tanto, ok? Quindi la Luna ce lo fa ritornare su,
ci dà la voglia, ci mette la voglia, l'appagamento, mette il motore emotivo, che è quello senza il quale, ragazzi, quello è l'innaffiatoio, se no non parte nulla. La passione, il sole va avanti, va avanti, va avanti. Il 21 maggio a luna di notte il sole lascia il segno del Toro, ma la sua energia attiva ha creato le basi, ha proprio il campo ormai è arato. Il 25 maggio Mercurio diventa retrogrado, in realtà è già diventato retrogrado in Gemelli, ma il 25 maggio retrogrado rientra nel Toro. Riesce a lambire, quindi a rifare una congiunzione larga, ma la fa con Urano, che nel frattempo è arrivato al 16°, quasi 17° grado del Toro, quindi Mercurio arriva fino al 26° grado, si ritoccano. C'è un'ulteriore selezione, non tutte le cose portate, non tutti i cambiamenti, non tutte le idee, non tutti i bisogni, non tutte le voglie portate da questi piani, dal Sole in Toro, portate avanti dal Sole in Toro, insomma, sono destinate ad essere traghettate nel mese di giugno, da maggio a giugno. Ci pensa Mercurio retrogrado. Ok? Perché ragazzi, Mercurio retrogrado forse non è il caso di mettere firme perché non abbiamo ancora chiara la faccenda, no? Però è molto utile per riportare a galla quelle cose che stavano lì galleggiando, rimanevano in sospeso, ma che avevano un motivo di essere ripescate. Quindi Mercurio è retrogrado nel Toro e va a riprendere, ci dà la possibilità, ci fornisce l'energia, rispalanca una porta verso il passato e ci dice: vai a cercare quella persona che hai incontrato, vai a rimettere mano a quell'idea, non tutto è perduto, vai a riparlare con quella persona, vai a rinviare quel curriculum, tutto quello che volete, ok? Ci apre questa finestra temporale tra il 25 maggio e il 13 giugno, poi Mercurio ritorna nel segno dei Gemelli, ok? Però quello che doveva fare, ragazzi, anche farci schiarire le idee, lo ha fatto. Nel frattempo voi mi direte: ma io come faccio a capire se di tutte le idee che mi sono venute in mente dal 25 maggio al 13 giugno sono fattibili? Nel frattempo arriva Venere in Toro. Venere è la passione, no? È un po' in linea con quello che ha fatto la luna nuova nella notte del 30 aprile. Venere è simile alla luna, indica proprio il piacere di fare questa cosa, l'amore per fare questa cosa. E la Venere in Toro è una Venere ben messa, quindi non dovrebbe confonderci le idee. Non è una Venere in Scorpione che ci fa venire magari le paranoie, la lotta, ci fa vedere il nemico e quindi ci fa desistere, o una Venere in Capricorno austera, per dire, ragazzi, o una Venere in Leone che per ego rovina tutto, ok? Questa è una Venere in Toro che è ben messa, quindi ci dà una passione sana. Noi riconosceremo la cosa che serve a noi per fare il cambiamento dalla passione sana. La Venere sarà in Toro dal 25 maggio al 23 giugno e la congiunzione proprio stretta, la congiunzione stretta no, io la considero larga perché, ragazzi, l'energia è fluida e quindi insomma inizia a collaborare molto prima, no, che la pensiamo noi. Ho notato delle cose molto interessanti da questo punto di vista. Comunque la congiunzione di Venere in Toro con Urano in nodo nord c'è dal 3 giugno al 20 giugno, quindi uno scarto di 3 giorni prima e 3 giorni dopo dall'intero tragitto, dall'intero transito di Venere nel segno, no? E lì c'è un ulteriore, come dire, upgrade, avanzamento di questo cambiamento, di questa cosa, di questa passione che si muove e che è destino che si muova, perché l'incontro tra Urano e il nodo nord, cambiamento e destino, che è un'esperienza che dobbiamo fare. Dal 20 giugno al 6 luglio questa energia, no, rimane lì un po' a decantare, insomma, no? Forse pensiamo che sia finita lì, forse invece stiamo lavorando sotto per vedere che direzione prendere. Il 6 luglio Marte entra nel segno del Toro, ne uscirà il 21 agosto e ci sarà un settore della nostra vita che forse, ragazzi, non sarà più uguale a prima. Quindi adesso andiamo a vedere segno per segno qual è il settore dove ci sarà il micro terremoto d'amore, chiamiamolo così, perché, ragazzi, insomma, è segno del Toro.
vediamo anche, lo abbiniamo anche con le lune piene, e insomma, che Dio ce la mandi buona, dopo la sigla. Cari amici dell'Ariete e cari amici che avete l'ascendente Ariete, quindi non Ariete e con ascendente Ariete, tutti gli ascendenti Ariete e tutti i nati nel segno dell'Ariete si ritroveranno in questa previsione. Perché? Perché noi siamo fatti, diciamo, da più sottotracce, quindi vale sia l'oroscopo per il segno zodiacale sia l'oroscopo per l'ascendente. Voi fidatevi, ognuno faccia il suo, io faccio l'astrologa, fidatevi che va bene così. Questa va bene sia per l'Ariete che per l'ascendente, che per gli ascendente Ariete. Se vi facessi leggere la posta di tutta la gente che mi dice ma quindi soltanto solo cancro ascendente cancro e tutti gli altri, no, fidatevi che questo invece è ampio spettro, sta fatta apposta. Poi ci faccio un video, insomma, ve lo spiego meglio perché, ma voi vi dovete fidare. Allora, la vostra emancipazione, quello che io chiamo il piccolo terremoto, il vostro processo di emancipazione e di uscita dal recinto, no? Quindi, come dire, la forzatura di una situazione che forse finora vi sembra ancora solida, ma forse, ragazzi, perché Urano e Saturno si sono quadrati già l'anno scorso, quindi noi da qualche parte qualcosa che non va la sentiamo. Nel vostro settore riguarda l'indipendenza, diciamo, non nel vostro settore, nel vostro oroscopo, il settore che viene interessato da questa congiunzione Nodo Nord, Urano e Marte riguarda il settore dell'indipendenza personale, dell'indipendenza emotiva e dell'indipendenza economica. Ovviamente possiamo intenderla, come dire, questa cosa può avere varie sfumature. Potreste essere degli Ariete o degli ascendenti Ariete che magari hanno dei vincoli patrimoniali, sono vincolati da situazioni lavorative pesanti, perché è chiaro che qua è qualcosa che magari da cui voi volete fuggire, però forse al momento temete, no? Temete di rimanere senza, forse adesso non vedete la prospettiva successiva. Comunque questo è un processo di emancipazione materiale ed emotiva. Potreste uscire da un lavoro, da un vincolo di dipendenza lavorativa pesante, e ovviamente, ragazzi, voi avete anche Giove, soprattutto prima e seconda decade avete anche Giove su Sole e su ascendente, quindi nel vostro caso è facile immaginare che sia veramente o un cambiamento di situazione lavorativa, passare dalle dipendenze di qualcuno a qualcosa di, invece no, da libero professionista, qualcosa di individuale o qualcosa che vi realizzi molto di più, oppure uscire da un vincolo sentimentale che vi sta stretto e dal quale siete anche dipendenti a livello di materia, quindi magari non avete una casa vostra, magari pensate di avere pochi soldi, insomma siete vincolati in qualche modo da questa cosa, eppure troverete il modo di uscire da questa cosa. Nel vostro caso le lune più i momenti più sensibili di questo periodo, che ragazzi in qualche modo abbiamo detto, come abbiamo detto all'introduzione, è già iniziato e finisce il 21 agosto, perché Marte uscirà dal segno del Toro e lascerà soltanto Urano e Nodo Nord, soltanto un parolone, però poi faremo un video di aggiornamento rispetto a tutto quello che il cielo nel frattempo ha mosso. Adesso sarebbe assolutamente prematuro, perché veramente c'è tantissima carne al fuoco e dobbiamo essere realisti. Diciamo che quando c'è Urano in Toro, la realtà, i cambiamenti della realtà superano davvero la fantasia, ma davvero, e quindi no, noi procediamo un po' a vista, in questo caso siamo prudenti.
Quindi le lune più sensibili che voi sentirete di più saranno la luna nuova, questa sarà positiva, vi darà la luna nuova del 28 luglio a 5 gradi del Leone, ne risentiranno maggiormente prima e seconda decade dell'Ariete, vi darà l'upgrade per uscire, probabilmente vi darà un momento di svago, di leggerezza, l'aiuto di qualcuno, un momento sentimentale molto bello, perché noi abbiamo detto che il cambiamento può essere sia lavorativo che sentimentale, e un'altra luna strepitosa che sarà molto utile questa volta per seconda e terza decade, sarà la luna piena in Acquario del 12 agosto, perché sarà congiunta a Saturno e quindi vi farà un sestile a tutti i soli, a tutti gli ascendenti della seconda decade, quindi di seconda e terza decade, ragazzi. Quindi la prima e seconda beneficeranno maggiormente della luna nuova in Leone del 28 luglio, seconda e terza della luna del 12, della luna piena in Acquario del 12 agosto. Diciamo che la seconda decade è la più fortunata, questo è la seconda decade, e tutti quei pianeti in Ariete dal 10° al 20° grado circa, quindi se riuscite a vederlo nel vostro tema natale, guardatelo. Quindi uscite da una situazione coercitiva, vi misurate con il mondo anche emotivamente. È chiaro che l'Ariete, nonostante sia molto baldanzoso, molto impulsivo, ha alcune aree, quindi anche molto coraggioso, molto audace, no? Molto leader, ha alcune aree, magari il settore economico, magari il settore sentimentale, nelle quali è molto prudente invece, no? Quindi ha delle sfumature taurine. Adesso vedrete delle rivoluzioni dai nostri amici Ariete, sia economiche, quindi possono, oltre ad emanciparsi da qualche situazione lavorativa che magari gli stava stretta, potrebbero, grazie al sestile di Saturno, alla congiunzione di Giove, insomma a queste belle lune piene, all'aiuto di Marte, anche prima del 7 luglio, del 5, 6, 7 luglio, possono addirittura sbocciare e veramente inaugurare locali, trasferirsi, cioè fare proprio delle svolte proprio epocali, fantasmagoriche di vita, proprio a livello di indipendenza, di conquistata leadership, di conquistata indipendenza, di conquistata forza, di grande centratura e, ragazzi, di grande o discreto potere economico. Quindi chi già arriva preparato al transito, che ha una certa solidità personale, farà dei cambiamenti, come dire, molto più evidenti, no? Perché ha le basi per partire e per darsi un grande slancio. Chi magari non arriva con un solido patrimonio, no? Con un solido conto in banca che gli dà la forza di fare il cambiamento, oppure magari non arriva centratissimo o centratissima, però vuole uscire da una situazione o lavorativa o relazionale o matrimoniale, inevitabilmente, ecco, magari non se ne va a vivere a Dubai, però comunque fa un cambiamento inaspettato, di svolta di vita, che l'anno prossimo darà come sboccerà, no? Come dire, farà trovare a questi Ariete un campo florido dove raccogliere i frutti, quindi però dovete seminare, perché il raccolto dipende dalla semina. Se iniziate un'attività adesso o se iniziate ad emanciparvi da qualche situazione sentimentale, per l'anno prossimo, voi mi direte, poi dipende, insomma, ragazzi, io la sto prendendo larga, ma per maggio 2023 avrete concluso brillantemente e dato inizio a qualcosa di nuovo che avrà tutto un altro sapore, perché comunque l'anno prossimo, quello che si inaugura con Giove in Toro, avrà il sestile di Saturno. Quindi fatemi sapere, insomma, forza e coraggio e buone conquiste, perché voi uscirete da un qualche recinto che vi ha come dire, costretti un pochino. Fatemi sapere nei commenti se vi suona questa previsione, e passiamo agli amici del Toro e dell'ascendente Toro.
Cari amici del Toro e dell'ascendente Toro, voi uscirete dal recinto a 360 gradi. Ovviamente l'Ariete, quest'anno Ariete, probabilmente Pesci di terza decade, sono quelli che avranno l'upgrade, il cambiamento, lo stravolgimento più palese. Perché? Perché sono anche aiutati da Giove e soprattutto l'Ariete è anche sostenuto da Saturno, ok? Quindi magari per il Leone ci sarà il cambiamento. Il Toro, ragazzi, che cosa dire del Toro? Il Toro è un po' frenato sta facendo una lotta col tempo, una lotta con una grande quantità di cose da gestire. Ovviamente sarà costretto a fare una selezione, non potete fare tutto, non potete continuare ad andare avanti facendo veramente tutto, dovete selezionare e stringere, altrimenti andrete in burnout, perché insomma la quadratura di Saturno dall'Acquario è stata tanta roba, mai come il 2021, ma il 2022 per almeno al 50% ci somiglia. Il Toro uscirà dal recinto, quindi dalle abitudini che ha adesso, probabilmente ha già delle idee, sta già prendendo dei contatti. Ovviamente il clou per il Toro, il clou positivo, ragazzi, sarà con la luna piena in Capricorno del 13 luglio, ok? Perché la trasformazione di Plutone trigono a questi pianeti, ad Urano, al nodo nord, sarà completa. Il Toro cambia proprio status, cambia luogo, si trasferisce, il Toro fa un cambiamento molto forte, magari meno palese dell'Ariete perché non ha Giove. I cambiamenti che inizia a fare il Toro adesso, iniziando veramente a destrutturare tutto il suo recinto personale, quindi tutta la sua vita, partendo dagli obiettivi professionali, si vedrà, sarà manifesta agli occhi dei più l'anno prossimo, ok? Quindi, come abbiamo già detto, per esempio l'Ariete ha dei tempi diversi, ma il Toro veramente nelle giornate del 13 luglio con la luna piena in Capricorno su Plutone conferirà una piena consapevolezza finalmente dell'obiettivo e della forza reale. Passerà un mese e il 12 agosto con la luna piena in Acquario su Saturno paleserà un cambiamento di rotta, di obiettivi legato alla professione, agli investimenti, spiazzante probabilmente, ragazzi. Noi vedremo l'intensità che avrà questa cosa, ci saranno delle svolte epiche che probabilmente iniziano magari in quel momento. Ragazzi, non ci si arriva tutti, c'è chi con la luna piena del 12 agosto compirà la conclusione di un processo che è già iniziato, c'è chi invece inizierà magari in quel momento, ok? Perché ricordatevi che il Toro resiste al cambiamento, è lento, quindi avrà tantissime sollecitazioni. Ovviamente il momento clou del nervosismo, proprio della potenza tellurica del Toro, che deve uscire da questo recinto nel quale è stato in tutti questi anni, sarà dal 5 luglio al 21 agosto, con, ripeto, la luna piena in Capricorno del 12 che sarà rivelatrice, proprio gli darà la direzione di dove andare in lontananza, e tutto questo grande cambiamento, che secondo me è fondamentalmente professionale, anche se qualche Toro darà qualche colpo di matto e andrà più lontano di quanto pensiamo. Questo cambiamento, che è fondamentalmente proprio professionale, di direzione personale, darà i suoi frutti nel 2022. Davvero grandi novità lavorative che poi ragazzi daranno vita a qualche spesa in più a partire dal 21 agosto, perché probabilmente farete dei cambiamenti in prima persona che richiederanno delle spese, dei piccoli investimenti, ma tutto costruttivo, che vi ritroverete poi nei mesi successivi. Quindi svolte epocali.
Se il vostro recinto, ragazzi, è sentimentale, vi accorgerete già di colpi di fulmine e di incontri destinici tra il 29 maggio e il 23 giugno, quando queste svolte destiniche saranno anticipate dalla congiunzione di Venere in Toro con Urano e il nodo nord. Quindi, se dovesse essere quello l'ambito, lo saprete presto, ok? Quindi non so cosa consigliare ai toro di preciso, perché comunque il toro è prudente, sa quali direzioni prendere già da diverso tempo. E ragazzi, si sente un po' più coraggioso quest'anno, la voglia di uscire dal recinto è tanta, con Giove in Ariete è ancora di più. Il consiglio che mi sento di darvi, che non vi tarpi le ali, è cercate di essere lungimiranti, perché il toro tanto è prudente quando a volte poi quando si lancia non vede rosso, perché comunque ha una 12ª casa in Ariete e quest'anno c'è Giove. Quindi prudenza, ragazzi. Ecco, forse la maggior prudenza dovete averla tra il 25 maggio e il 5 luglio, quando Marte sarà in Ariete. Un grande in bocca al lupo, passiamo agli amici dei Gemelli e dell'ascendente Gemelli. Cari amici dei Gemelli e cari amici con l'ascendente Gemelli, questo periodo catartico, simile ad una sorta di terremoto, nel vostro caso ha un non so che, ragazzi, di mistico e di inconscio. Questo è un terremoto più interiore che esteriore. L'incontro di Urano, che ragazzi è dal 2018, che è già nel segno del Toro e che lentamente, nell'ultimo anno e mezzo invece un po' più pesantemente, sta crashando una sorta di chiusura mentale, si può dire, una sorta di testardaggine, una sorta di, ragazzi, di convinzioni, di regole auree, desuete, di convinzioni, di certezze illusorie, di tradizioni, anche, ragazzi, come dire, di pensieri tramandati dai genitori, dalla famiglia. Tutta questa serie di convinzioni, alcune figure di riferimento anche nell'ultimo anno e mezzo soprattutto, è molto probabile che siano state messe in discussione, ok? Perché? Perché probabilmente vi siete resi conto che andavano rinnovate, no? Che erano magari convinzioni vecchie, che erano cose che non erano più allineate con voi, c'era una mentalità da rinnovare. Questa è probabilmente la consapevolezza che molti gemelli e molte persone con l'ascendente Gemelli si sono trovati a dover fare, quindi a dover mettere in discussione delle convinzioni. Questa cosa può riguardare tutti i settori, magari c'era chi era convinto di avere un determinato stile di vita, magari e poi invece non è andata bene, c'è chi per esempio, che ne so, rifiutava le cure, invece dopo la medicina lo ha aiutato, c'è chi ha sempre, magari prendeva il modello, riperpetrava il modello dei genitori, sapete, i gemelli, l'ascendente Gemelli, un po' ce l'hanno questa cosa nel karma di essere molto figli, no? Per una questione di amore, per una questione di affetto, forse anche inconsapevolmente di ripetere molto gli schemi dei genitori, e il loro karma invece è proprio quello di evolvere la specie. Sono molto collegati al segno del Cancro, che infatti è il segno successivo, no? Quindi sono vicini nel percorso. Per quanto riguarda i gemelli è molto importante la mentalità. La mentalità, sono i figli di Mercurio, la mente deve essere agile, le informazioni devono essere veloci, come dire, simultanee, ok? Quindi se c'erano dei blocchi, dei limiti psicologici, se c'era una ristrettezza di vedute, se c'era una chiusura, se c'era qualcosa nell'inconscio che appesantiva il Gemelli, che per sua natura invece deve essere leggero,
intuitivo, veloce, fulmineo, furbo, scattante, qualsiasi zavorra vi appesantiva e non era più in linea con voi, sta emergendo pesantemente. Io immagino che l'ultimo anno e mezzo tante situazioni abbiano fatto crash e quelle sono lo specchio di quelle convinzioni che vanno cambiate. Ora, voi state ultimando questo percorso che è già in fieri, in corso d'opera, e la vostra rinascita si vedrà nel 2024 con Giove nel segno dei Gemelli, che porterà a far sbocciare il campo che state arando adesso. Quindi cosa potrebbe mai accadere in queste giornate così intense tra il 5-6 luglio e il 21 agosto nel vostro inconscio? Ragazzi, potreste, qualsiasi cosa, no? Qualsiasi cosa legata alle certezze, veramente potreste capire che quella casa che avete tenuto interessava ai vostri, non a voi, e quindi la vendete. Potete decidere di cambiare, di spostarvi. È chiaro che ci sarà una no. Potreste anche uscire da una relazione, perché ragazzi i pianeti sentimentali sono quelli, oppure finalmente andarvi a prendere l'amore che avete sempre sognato, ok? Ci sarà una luna strepitosa che è quella del 12 agosto, la luna piena in Acquario su Saturno che voi avete nel settore della consapevolezza e nel settore, come dire, del superamento dei propri limiti personali, che vi farà davvero capire cosa lasciare nel passato. Sarà veramente una luna di grandissima rivelazione per voi, ed è probabile che dopo questo percorso, dopo questo tragitto, dopo questo scardinare queste certezze, no? Questi confini che vi eravate dati, è probabile che in autunno prenderete delle decisioni importanti al lavoro. Ora, non dico che lascerete il lavoro già nel mese di novembre, però inizierà un periodo dal 21 agosto molto poi movimentato, perché probabilmente inizierete a preparare la via nuova e inizierete a lasciare la vecchia, e probabilmente lascerete la via vecchia già dalla primavera, la prima decade, dalla primavera del 2023. Probabilmente seconda e terza decade proprio faranno una cosa grossa, la faranno nel 2024, ma insomma poi ci aggiorneremo. Quindi voi uscirete dal recinto mentale, a voi è qualcosa di psicologico, non fate resistenza, altrimenti lo stress sarà altissimo. Avete già fatto grande resistenza per orgoglio, perché voi non vi fate dire niente da nessuno, perché il Gemelli è convinto, no? Di sapere magari più degli altri, c'è questa cosa della furbizia. Però ragazzi, la furbizia non sempre va al pari passo con l'intelligenza, ed è sicuramente un'ottava più bassa, no? È una forma di intelletto meno nobile, quindi e poi ripeto, è legata ad alcuni schemi magari no, comportamentali, ad alcune convinzioni che invece qui devono essere sovvertite. Voi vi dovete regalare la libertà dalle costrizioni e da quella strana gabbia psicologica, quello strano game che è la vostra vita, che è stata la vostra vita finora, nel quale vi siete probabile chiusi da soli. Quindi per voi c'è la libertà, probabilmente, visto che c'è il nodo nord, arriverà qualcuno che vi farà vedere dove sta la libertà, no? che vi consegnerà la chiave della libertà. Quindi mettetevi in ascolto e un grandissimo in bocca al lupo. Passiamo agli amici del cancro e dell'ascendente cancro. Cari amici del cancro e cari amici con l'ascendente cancro, per voi grandi novità e un'uscita dal recinto, grandi rivoluzioni nel settore delle amicizie,
degli altri, proprio del vostro rapporto con gli altri, quindi sarà sovvertito in qualche modo, no? Cambieranno probabilmente alcune facce, magari cadranno delle maschere e proprio verrà sovvertito il modo con cui voi vi relazionate agli altri. Si sa che il cancro e l'ascendente cancro vedono negli amici una seconda famiglia, ok? Quindi tendono poi a riperpetrare gli schemi comportamentali che avevano in famiglia, o di paternalismo molto materni oppure molto figli, no? A seconda di quanto sia compensato o scompensato questo cancro, questo ascendente cancro. Fatto sta che nella parte tra il 5 luglio e il 21 agosto, con l'incontro, la congiunzione di Venere, Nodo Nord e Marte, verranno sovvertiti gli ordini. Potrebbe accadere di tutto, ragazzi. Poi anche, soprattutto se lavorate con un team, magari ecco, una cosa non esclude l'altra, ma i cambiamenti possono esserci sia con gli amici sia con un team, con la classe, no? delle novità, con la squadra, se giocate in squadra, se fate sport, e come terza opzione se avete un progetto, se state lavorando ad un progetto, là ci sarà proprio un cambiamento. Il cambiamento nel vostro caso è particolarmente positivo. Nel vostro caso il terremoto non sarà destabilizzante come magari per altri segni, perché nel vostro caso Urano, Marte, Nodo Nord sono in sestile, cioè sono in ottimo aspetto. È vero che nel contempo avete Giove in Ariete, che invece vi può chiedere di uscire dalla zona di comfort, e ovviamente questi cambiamenti, questa uscita dalla zona di comfort che vi viene chiesta anche a livello professionale, sembra che sia molto in linea, che sia conseguenziale ai cambiamenti che ci sono anche nel team. Faccio un esempio: se Giove in Ariete vi porta ad accettare un lavoro lontano, ad iniziare una professione da soli, è chiaro che voi lasciate un team, magari ne trovate un altro, ok? Oppure se iniziate a lavorare a questo progetto, creerete una squadra che diventerà la vostra nuova famiglia, ed è probabile che, visto che c'è un nodo nord in mezzo, lì si formeranno delle nuove persone che in qualche modo rappresenteranno il vostro futuro e che quindi forse o molto probabilmente andranno a sostituire la famiglia di amici o il team che avevate prima. Di sicuro quello che è certo è che ci sono cambiamenti professionali e cambiamenti di squadra, novità nei progetti e nelle amicizie. È probabile che adesso decidiate di cambiare lavoro, che l'anno prossimo il team che si sta creando adesso o che le nuove amicizie che formate adesso vi creino un ponte o una situazione. Nel vostro caso la situazione è veramente, è ampio spettro. Potrebbe anche accadere che nel gruppo delle amicizie arrivi qualcuno che vi cambia la vita, anche a livello sentimentale, ragazzi, anche a livello sentimentale, e che metta in discussione la relazione preesistente, i sentimenti preesistenti, oppure che voi abbiate un temporaneo trasferimento, un'esperienza destinica magari da fare, che vi allontani dal vostro amore o dal vostro partner. C'è una forte messa infatti in discussione o di sentimenti vecchi o di relazioni vecchie, e soprattutto c'è una luna piena in Capricorno congiunta a Plutone nel vostro discendente il 13 luglio che potrebbe far saltare degli equilibri. Ovviamente state sereni, perché saltano soltanto quegli equilibri che ormai sono non precari di più, cioè gli astri inclinano, ma è l'uomo che determina. Quindi ragazzi, il vento, l'aria, l'energia arrivano, però più noi siamo in balia degli eventi, più noi siamo in balia degli altri, più
insomma, ci facciamo trasportare a destra e a sinistra e quindi magari facciamo caos, creiamo caos. Se invece siamo molto centrati, anche se arriva una bella persona fra gli amici, insomma, non mettiamo in discussione tutto quello che abbiamo creato finora con un altro partner, se le radici erano solide. Quindi, come dire, noi rispetto ai transiti proprio offriamo la differenza che c'è tra una capanna e una casa con le fondamenta in cemento armato. Questo è il transito, dimostra la nostra centratura. Questo è. E quindi avrete delle grandi novità. Io vi faccio innanzitutto un grandissimo in bocca al lupo per il lavoro, perché comunque inaugurate, uscite dalla zona di comfort, vi sfidate e inaugurate una fase di vita nuova che andrà avanti per 12 anni. Ci sono ottime novità per il team, per la squadra, per gli amici che per voi sono fondamentali. Diciamo che state rinnovando la famiglia. Fatemi sapere che cosa accadrà. Un bacio grande e passiamo agli amici del Leone e dell'ascendente Leone. Cari amici del Leone e cari amici con l'ascendente Leone, nel vostro caso siete quei 4 segni, siete fra quei 4 segni e fra quei 4 ascendenti che risentono particolarmente di questo transito, di questo periodo che inizia in aprile 2022, finisce il 21 agosto 2022 e che avrà una parte concentratissima, che è proprio quella finale, rappresentata dall'incontro con Marte nel segno del Toro, che raggiungerà nodo nord e Urano e che inizierà il 5 luglio, proprio il giorno in cui c'è la luna nuova in Leone, trigono a Giove, quindi non ve lo dico proprio. Allora, nel vostro caso, questo incontro magico, questa svolta destinica riguarda il medio cielo, quindi le aspirazioni, ok? Un medio cielo in Toro solitamente racconta un vissuto granitico, stabile, no? La creazione di un paradiso che proteggete tantissimo, di un paradiso molto protetto, con alte mura di cinta. Quello che accadrà è che insomma, le mura di cinta qui vengono forzate. In realtà è già da tempo, è già da almeno 1 anno e mezzo che Saturno cerca di crashare queste mura di cinta. Insomma, ragazzi, tra la luna nuova in Leone del 28 luglio, non del 5 luglio, scusatemi, e la luna piena in Acquario congiunta a Saturno del 12 agosto, verranno forzati ulteriori recinti. La prima cosa che succede per me, ci sono dei grossi cambiamenti lavorativi, che portano o la conclusione proprio di un rapporto lavorativo anche annoso, decennale, ventennale, quello che volete, perché insomma Saturno non è mai una roba di ieri, o c'è proprio la chiusura di un rapporto, oppure ragazzi può esserci anche un importante trasferimento. Può esserci veramente un importante trasferimento, molti di voi avranno delle chiamate da lontano per cui probabilmente dovranno lasciare la casa, la patria, la nazione, la regione. Ci sono dei cambiamenti epocali, ovviamente questo potrebbe non accadere a tutti i Leone e gli ascendente Leone, altri Leone ascendente Leone magari avranno dei contratti, cambieranno lavoro, ok? Cambieranno lavoro, avranno dei contratti a tempo indeterminato, se c'è chi aspetta il contratto a tempo indeterminato lo avrà ragazzi. Se ci sono delle relazioni fortemente messe in discussione, la luna piena in Acquario del 12 agosto può sancire la fine di qualcosa che finora bene o male stava resistendo. E un'altra cosa, compravendite immobiliari, investimenti immobiliari, e c'è veramente la possibilità che molti cambino domicilio. Veramente, io vedo dei trasferimenti nel lontano, all'estero, davvero
davvero possibili, cioè veramente c'è uno sradicamento. Per Leone, ascendente Leone, c'è davvero lo sradicamento. Quello che arriverà, le proposte che vi arrivano, i paesi che vi chiamano, ragazzi, in qualche modo sono delle esperienze destiniche che vi devono anche aiutare a diventare più elastici. C'è questi transiti, queste quadrature nel vostro caso vi stanno allenando anche a mettere in discussione quello che voi non riuscivate neanche a pensare di mettere in discussione, proprio perché nella vita bisogna essere flessibili, perché la vita altrimenti ci fa i crash test, più siamo flessibili, più li reggiamo, quindi è un allenamento, quindi il consiglio che vi danno le stelle è di cercare di guardare il lato positivo di tutto quello che accade, l'insegnamento e il messaggio che c'è dietro a tutte le esperienze che state vivendo, di non irrigidirvi, di non inorgoglirvi, di non fare resistenza e di sfruttare quel fantastico Giove in Ariete che quest'anno e anche nei primi mesi del 2023 vi porterà una consapevolezza strepitosa. Più accoglierete il cambiamento e più sarete aperti di mente e di cuore, maggiori saranno prestigio, soddisfazione e trasformazioni. Ok? Quindi forza, coraggio e flessibilità. Mantenete la mente aperta e non reagite subito, vedete dove vogliono andare a parare le cose, non vi spaventate, non proteggete subito, perché il peggio è passato, ok? Adesso avete Giove che vi aiuta, quindi mi raccomando, fatemi sapere, un grande abbraccio e passiamo agli amici della Vergine e dell'ascendente Vergine. Cari amici della Vergine, cari amici con l'ascendente Vergine, per voi si inaugura un periodo rivoluzionario, ma molto positivo, assolutamente costruttivo. Avete una grandissima fortuna perché siete tra quei segni che prendono da questo terremoto il buono, ok? Perché i pianeti in Toro sono dei grandi amici e vi portano sempre al miglioramento, quindi voi avete una casa della consapevolezza, del superamento dei limiti personali nel segno del Toro, quindi un segno molto venusiano, quindi magari a volte Vergine, ascendente Vergine fanno un po' fatica, come dire, ad avanzare, a destrutturare vecchie abitudini, anche se magari fanno male, a superare i propri limiti personali, perché sono un po' di comodo, soprattutto sono lenti, ok? Perché ve lo dico da Toro, quel settore del tema natale dove cade il segno del Toro non è una freccia, ok? Non è il segno, non c'è Urano, non è un segno uraniano, non è un Acquario, non è un Gemelli, no? E quindi, insomma, ci vogliono dei tempi. Ora però questi tempi, no, vi è stato chiesto di accelerarli un pochino negli ultimi anni, quindi di uscire dal recinto comodo, di fare quel superamento, di uscire dalla zona di comfort, no, di superare qualcosa, un confine, una mentalità, un piacere, un qualsiasi cosa, ragazzi. Se l'avete fatto, meglio. Se non l'avete fatto, lo farete per forza, perché quando arriverà Marte, si congiungerà Urano e al nodo nord nel vostro recinto, accadrà qualcosa, arriverà qualcuno, ci sarà qualcosa. Ragazzi, è in trigono, quindi state sereni. Tra l'altro siete anche favoriti dalla fantastica luna piena in Capricorno congiunta a Plutone del 13 luglio che vi farà accelerare la trasformazione, quindi state sereni dal 5 luglio al 21 agosto. Uscirete dal recinto di tutto ciò che vi ha trattenuto e vi ha impedito di vivere la vita fino ad adesso. Raggiungerete il massimo, lo sviluppo di questo campo che state già, ragazzi, arando, no? Seminando e innaffiando nella primavera dell'anno prossimo. Però, come dire, la vittoria è adesso, la battaglia vinta è adesso. Di che cosa possa trattarsi non lo so, ditemelo voi, no? È un limite, qualcosa che vi impedisce di raggiungere qualcosa, un obiettivo, un desiderio, ok? Perché? Perché avere una nona casa nel segno del Toro
vale sia per il segno che per l'ascendente, non vi chiedete perché, voi fidatevi, poi farò un video per spiegarvelo. Chi ha una nona casa nel segno del Toro non progredisce molto agevolmente, quindi si chiude in un recinto di comodità, fa giusto quello che non gli pesa granché fare, ok? Finché non succede qualcuno che spalanca questo recinto, magari, visto che nel vostro caso è in trigono, siete fortunati, questo stellium è in trigono, quindi arriva qualcuno che vi fa vedere qualcosa di così allettante, può essere un posto, un trasferimento, può essere una persona che arriva da lontano, può essere un insegnamento, può essere una chiamata di lavoro in un posto lontano che vi piacerà talmente tanto. Fatto sta che vi arriva qualcosa di talmente allettante che io credo passerà attraverso l'amore, ragazzi, arriverà qualcosa di talmente allettante che vi farà scavalcare il recinto. Ve la ricordate la pubblicità dell'olio cuore che il tipo saltava? Ok, finalmente farete questa cosa. Per me sarà amore, per me sarà amore perché avete Plutone che vi sta facendo rinnovare, no? È in Capricorno che insomma non è il segno più abbondante e generoso del mondo, però insomma evidentemente ci voleva questo. C'è Plutone con la luna piena in Capricorno il 13 luglio, trigono a tutto sto pandemonio epico di svolta, quindi il destino che vi chiama da lontano. Luna piena e Plutone in quinta è l'amore, ragazzi, ritornerà, avete avuto 5 mesi di Giove in pesci, subito dopo insomma avrete il ritorno di Giove in pesci, ma ragazzi anche Giove in Ariete vi porta l'amore, insomma sarà l'amore che vi porterà lontano, ma dovrete alzarvi, come dire, dovete alzare le terga. Ok? Cioè dovrete andare lontano anche voi, quindi accadrà qualcosa che vi porterà a movimento. Se vi trasferite lontano da casa, non lo so, questo me lo racconterete voi, quale sarà la narrazione meravigliosa della vostra storia, ma insomma io direi che il periodo che vi si prospetta è altamente interessante, quindi speriamo un grandissimo in bocca al lupo e passiamo agli amici della bilancia e dell'ascendente bilancia. Cari amici della bilancia e cari amici con l'ascendente bilancia, questo periodo rivoluzionario, questo uscire dal recinto, no? Queste svolte di vita epocali date dall'incontro con Marte, Urano e nodo nord, nel vostro caso aprono la porta a tutta una serie di cambiamenti che riguardano innanzitutto il settore della materia, ragazzi, anche perché poi contemporaneamente c'è Giove in Ariete. Allora, potreste avere, sempre perché il cambiamento per voi parte dal settore materia, eredità, karma familiare, passato, abitudini, rinascite. Allora, o vi liberate in maniera totale di, ragazzi, eredità ricevute, un patrimonio immobiliare pesante, questioni ereditarie. Avete presente la gente che liquida tutto e dice basta, non ne voglio sapere più niente? Potrebbe accadere questo. Potrebbe accadere una cosa del genere e potrebbe riguardare o il vostro patrimonio immobiliare o quello del coniuge, quindi questa è una, come dire, delle realtà possibili. Qual era quel film Men in Black 2 o 3 dove c'era il tipo fighissimo che vedeva le realtà possibili? Ok, questa è una delle realtà possibili. Quindi, allora, non volevo spaventare la bilancia che insomma, ama gli agi e dire che si liberano di tutto, però potrebbe essere un liberarsi liberatorio, scusate la cacofonia, perché comunque la bilancia, soprattutto seconda e terza decade, ha
il trigono di Saturno, quindi stanno comunque, come dire, facendo i conti col tempo, si stanno tenendo del passato soltanto quello che per loro è costruttivo e che c'ha un futuro. Quello che non serve più il bilancia è risolto, più lo sta svendendo, no? Cioè lo sta lasciando perdere. Ovviamente qui può trattarsi di una parte dell'eredità, di una parte immobiliare, di un qualcosa, di terreni, di località, di un rapporto con qualche località, con qualche casa. Non è detto che rimaniate come l'Aretino Pietro, ok? Se qualcuno vi propone qualcosa di folle, visto che avete Giove opposto, ecco, magari là temporeggiate, no? Ecco, questo, folli sì, ma fino a un certo punto, cioè limitate i danni e fatevi consigliare. Però io veramente, se vi vengono fatte proposte folli, troppo allettanti, cose troppo strane, ecco, magari là declinerei. Questo sì, ragazzi, soprattutto per acquisti e, come dire, e compravendite. Quindi questioni ereditarie. Un'altra cosa che potrebbe accadere è smarcarsi da un karma familiare. L'ottava casa è anche questo, tutto quello che noi abbiamo ereditato. Certo, nel vostro caso ha una valenza molto pratica, molto materiale, no? Tutto quello che avete ereditato di beni e di averi, perché nel materialissimo e concreto segno del toro, però può esserci anche un amore eccessivo per gli agi, un'indolenza, una vita sentimentale dissoluta, insomma ragazzi, tutto quello che è di venusiana natura, perché le ottave basse di Venere devono essere ottave basse, perché nella casa dello Scorpione avere tutto sto pandemonio in toro, no, insomma, una cosuccia scomoda magari, no? Una piccola sfida, un piccolo limite, un piccolo vizio da abbandonare, ce lo mette sul piatto della bilancia. Quindi se avete una cosa, attenzione se siete amanti della doppia vita, attenzione se volate di fiore in fiore, perché potrebbe succedere che vi beccano con Giove opposto e queste faccende. Quindi se non volete mettere in discussione per esempio ecco, i patrimoni immobiliari dei coniugi, di un coniuge, no? E le eredità ricevute, per esempio declinate anche quegli incontri galanti che potrebbero essere così, no? Stuzzicanti, poi insomma avete tanta voglia di uscire dal recinto, perché se no poi con Giove in settima si rischia di finire anche dall'avvocato. Quelle coppie che sono in crisi potrebbero per esempio sancire la fine la conclusione di qualcosa che proprio non aveva più speranze con la fantastica luna piena del 12 agosto in Acquario su Saturno nel quinto settore. Invece di contro quelle bilance che avevano perso l'amore, che lo cercavano, con quella luna complice Giove opposto o Giove al discendente magari per gli ascendente bilancia, insomma complice sto popò, inizia una rinascita sentimentale, passionale, amorosa, insomma, di quelle strepitose. Ragazzi, ve la dico per ultima perché ho imparato che i finali interessanti vanno detti per ultimi, no? Faccio come gli altri youtuber che dicono le cose alla fine. Per chi è in età da marito, pure per chi non lo è, no? Pure per i giovanissimi, ragazzi, l'ottava casa è anche la casa del coniuge, quindi un nodo nord Urano-Marte in ottava casa potrebbe farvi conoscere la vostra futura moglie o il vostro futuro marito, per esempio, no? Per chi lo cerca. Quindi è un transito che zitto zitto, in un momento magari di caos, ma vi porta l'inizio o la persona che vi condurrà ad una rinascita grandissima, di cui sarete fantasticamente consapevoli nella primavera del 2023. Quindi ragazzi, forza e coraggio, non cedete ai confondimenti di Giove in Ariete che vi fa essere impulsivi, no? Sorridete che siete più belli. Fatemi sapere che succede, perché con voi ci scriviamo una sceneggiatura questa primavera. Un grande bacio e passiamo agli altrettanto stimolati amici dello Scorpione e dell'ascendente Scorpione. Cari amici dello Scorpione, cari amici con l'ascendente Scorpione, per voi
credo che stia davvero finendo un'epoca e ne stia iniziando un'altra completamente diversa. Il nodo nord, Urano e Marte si incontreranno nel vostro discendente, quindi qui tra il 5 luglio e il 21 agosto si sancirà la fine o di un contratto lavorativo ventennale, quindicennale, tutto quello che volete, o chiudete e quindi ne inizia un altro, ragazzi, perché insomma poi in novembre ne inizierà un altro grazie al trigono di Giove che ritornerà nel segno dei pesci e farà trigono al vostro medio cielo e finirà anche probabilmente un passato sentimentale e ne inizierà un altro. Scusatemi per l'attimo di incertezza, vi volevo dire che il cambiamento o sentimentale o lavorativo no, perché una cosa non esclude l'altra, che ne puoi sapere? Incontro l'uomo della mia vita, mi licenzio e me ne vado. Insomma, il cambiamento contrattuale / relazionale che state andando a vivere porterà molto probabilmente un cambio di domicilio anche per voi. E ne avrete contezza, no? La notizia è intorno alla luna piena in Acquario congiunta a Saturno del 13 agosto, ok? Quindi voi veramente state chiudendo con il passato e state iniziando una nuova fase di vita nella quale ovviamente con il nodo nord in Toro incontrerete qualche situazione che vi traghetterà dal passato al futuro. Quello che vi chiedono i transiti, ragazzi, in questo periodo rivoluzionario è concretezza. È concretezza, senso della realtà, rispetto dei confini, non vi fate i film, no? Non vi fate film, non fate il passo più lungo della gamba, non osate l'inosabile, siate cauti. I pianeti in Toro distruggeranno tutti i film che vi siete fatti, come i voli pindarici, no? Tutti i campi di battaglia che nel vostro cuore e nella vostra mente avete conquistato e che invece magari non sono mai stati vostri. Ecco, ci sarà prima questo confronto con la realtà, a seconda di quanto siete centrati, solidi e quindi realisti, vedrete, no? Non vi stupirete, non cadrete dal pero venendo a sapere che quella cosa è finita, che quella cosa non è mai esistita, che quella cosa non era vostra. Se invece non siete centrati, ci rimarrete un attimino male. Però ragazzi, siccome la vita ci insegna a vivere, siccome noi siamo qui per evolvere, siamo anime che hanno scelto un percorso, che adesso hanno mentalmente dimenticato, ma la coscienza e l'anima lo sanno dove devono andare. Noi siamo qui per evolvere, quindi tutti gli altarini che ci facciamo, tutti i film che ci facciamo, tutte le cose, tutte le convinzioni, come dire, le caramelle, no? Le pillole indoranti che ci diamo per colmare delle mancanze, sono tutte delle illusioni di cui una mente adulta non avrebbe bisogno. Quindi partiamo da questo presupposto. State andando verso un grandissimo cambiamento, però bisogna lasciare il passato, lasciare andare solo quello che non era vostro e lo capirete, ve lo dimostrerà la realtà. Non cercare di forzare come fa lo Scorpione in continuazione la realtà, perché la realtà quella è, nel senso che vi si creeranno proprio dei confini e se continuerete con il modo disfunzionale di comportarvi che avete avuto, nel caso lo abbiate avuto, i muri, no? Le mura che incontrerete saranno sempre più rigide. Quindi questo è un momento altamente evolutivo che vi porterà lontano
quello che inizia per alcuni di voi, la svolta, chi era un po' più avanti nel percorso, la svolta, il lasciare andare avanti nel passato quello che non è più vostro, avverrà adesso e quindi sarete già pronti ad avere un ponte. C'è chi, ragazzi, non siamo tutti uguali, non abbiamo tutti la stessa centratura, non tutti lavoriamo dentro di noi, c'è chi inizierà adesso a prendere atto di questa cosa e poi con i trigoni di Giove, poi quelli di Saturno, e con Giove in Toro, come dire, farà una conta, ok? Quindi come al solito i tempi di ripresa, le reazioni, l'elasticità, la lucidità dipendono da noi. Questi sono pianeti in Toro che vi pongono di fronte la realtà, ok? Quindi fanno la separazione tra quello che era immaginazione e quello che è vostro. Partite così e sappiate che avete tutto il potenziale per crearvi delle realtà stabili, reali, produttive, però con un modo di fare rinnovato. Ecco, questo è quello che vi chiede l'universo e che vi chiedono le stelle, di lasciare un vecchio modo di fare, magari no, un po' troppo, come dire, libero, libero dalle regole, e di essere, come dire, più realisti, più concreti, e di fare le cose, no? Come Dio comanda. Più o meno i segni di terra chiedono questo. Ragazzi, fatemi sapere come procede il tutto. Un grande in bocca al lupo e passiamo agli amici del Sagittario e dell'ascendente Sagittario. Caro amico del Sagittario, caro amico con l'ascendente Sagittario, già stai godendo del trigono di Giove, soprattutto prima e seconda decade. Abbiamo già detto nel video di Giove in Ariete che i Sagittario di terza decade ne godranno l'influsso pienamente nel gennaio-febbraio del 2023. Ok ragazzi? Quindi adesso tocca a loro, poi toccherà a voi. Però ragazzi, quando un pianeta come Giove entra in un ambito così affine, in un segno comunque di fuoco che parla la nostra lingua, che ci fa arrivare un grande vento a favore, è difficile che la terza decade non lo percepisca, magari non è invasa e travolta. Lo stesso, per esempio, io da Toro cuspide, perché il mio Sole è veramente a 29, 59, 59 del Toro, e non ho altri pianeti, ho la Luna ma è congiunta al Sole. Quando è entrato Urano nel segno del Toro, quindi al grado 0, 1, 2, 3, io ho iniziato a sentire un movimento tellurico, un'insofferenza per quello che facevo, che avrò fatto su e giù, no? tra domicili diversi, insomma ho provato a cambiare diverse cose, no? Nel senso che lo sentivo molto, e quindi anche la terza decade sente questo vento di novità che Giove in Ariete vi porta, e che nel vostro caso è l'amore. Perché batto su Giove? Perché per i Sagittario e per l'ascendente Sagittario il transito epocale con Nodo Nord, Marte e Urano nel segno del Toro riguarda un settore che è un settore che vi stravolgerà, come dire, la vita nel quotidiano, ok? C'è un grandissimo cambiamento che vi fa veramente chiudere col passato, chiudere con delle abitudini, con uno stile di vita, con un'abitudine, con tutta una serie di abitudini consolidate, e vi chiede di uscire dal recinto e di sperimentare qualsiasi altra cosa. Il primo recinto che secondo me aprite, al quale rinunciate, siete tentati, poi nessuno è più forte di voi, nel senso, no, che se non volete non vi obbliga nessuno, ma uno dei recinti, una delle tentazioni per cui siete chiamati ad uscire dal recinto è l'amore, e questo è per tutti quei Sagittario, e mi avete scritto in tanti, per cui insomma alla fine la vita sentimentale sembra non decollare mai, e stavolta, se riuscite
a cacciare fuori, perché poi li sabotate voi, le relazioni le sabotate voi. Spesso quando si vede una persona che non riesce ad imbroccarne una, ragazzi, spesso è perché riesce ad andare a cercare col lanternino quella persona che gli garantirà di non concludere niente. Perché? Perché ce l'andiamo a scegliere noi così, no? Per mantenere e salvaguardare la nostra libertà. Quindi la prima cosa che dovrete fare, questi pianeti nel segno del Toro vi chiedono la concretezza di fare soltanto quello che vi fa bene, di non continuare a perpetrare delle abitudini consolidate, stratificate, ormai granitiche, che erano di comfort, che avevano una certa funzionalità, un certo scopo in passato, magari le avete ereditate in famiglia, però adesso vi serve il realismo del Toro, quindi dovete passare dall'ottava bassa del Toro, che è quella dell'abitudine, no? Il Toro rumina, testa sotto, passa oggi che viene domani e non vede le cose che arrivano. Questo è l'ottava bassa. Invece poi c'è quel sano realismo, quella capacità del Toro di andare verso il benessere e il miglioramento costruttivo, con impegno, ma insomma con delle grandi soddisfazioni. Quindi dovete passare all'ottava alta del realismo e chiedermi: ma quello che faccio, queste abitudini, questo modo di fare, questo stile di vita, questo proteggermi dalle relazioni, lo faccio per abitudine? Cioè mi piace oppure no? Mi porta bene oppure no? E l'asto fulmine a ciel sereno, che è Urano con Marte, farà il nodo nord, farà o arrivare qualcuno o arrivare qualcosa. Ragazzi, può essere pure un coach che vi aiuta nella salute, no? Che è anche la salute emotiva, psicologica, e vi fa uscire da una sorta di isolamento. Può essere un coach, può essere l'amore, quindi come l'ho già detto perché avete Giove in quinta, può essere un figlio, ragazzi, può essere una gravidanza, se non volete assolutamente figli perché non è assolutamente la condizione, la situazione, mi raccomando, preventivatevi adesso, prima, perché il rischio è grande. Potrebbe essere un figlio, dicevo, potrebbe essere anche il lavoro. Molti Sagittario si sono sbloccati con i transiti fenomenali di gennaio. In minor parte mi ha scritto che non riesce ancora a risolvere. Beh, con la luna piena in Capricorno del 13 luglio congiunta a Plutone nel settore dei soldi, sblocco monetario, e con Marte che il 5 luglio fino al 21 agosto nel settore lavoro si congiunge ora a Nettuno, accadrà qualcosa di rivoluzionario, per cui una grossa fetta degli irriducibili Sagittario che è riuscita a non ancora sbloccare l'ambito lavorativo ce la farà stavolta. Previo cambiamento, quindi dovete, se siete onesti con voi stessi, aperti di mente e vi rendete conto dei paletti energetici che mettete, quindi io sto lavoro, se è più di 10 km non lo faccio, là non ci voglio andare, con quello non ci voglio lavorare. Se vi rendete conto dei paletti che mettete, magari qualcuno lo levate, perché questo transito vi chiede, ecco, di rivoluzionare la vostra routine di comodo, siate onesti. Se riuscite a fare questo sarete stupiti incredibilmente. Se non lo riuscirete a fare, lo farà qualcuno proprio a picconate, e là poi mi raccontate che scriviamo il libro anche con voi. Ragazzi, mi raccomando, un grande in bocca al lupo, beneficiate intanto di questo Giove in Ariete e aspettatevi il meglio. Un grande bacio e passiamo ai granitici Capricorno e ascendente Capricorno. Cari amici del Capricorno e cari amici con l'ascendente Capricorno, per voi già avete l'anticipo di Giove e Marte che da maggio portano novità, delle grandi novità a casa, negli immobili o in famiglia, e sembra proprio che la famiglia si allarghi, quindi si presume che alcuni Capricorno con questi transiti epocali dell'incontro fra Marte, nodo nord e Urano abbiano, ragazzi, due potenziali sviluppi eclatanti. C'è chi si innamora, si fidanza, va a convivere, c'è chi si innamora, si fidanza, lascia il marito, lascia la moglie e va con un altro, c'è chi si innamora, c'è chi si lascia col partner e va a vivere da solo, c'è chi allarga la famiglia.
Quindi o voi diventate genitori, bis, tris per la prima volta, o qualcuno nella vostra famiglia, insomma, si moltiplica. Quindi ci sono queste tre cose. Molto interessante, no? Allora, alcuni Capricorno in realtà potrebbero comprare casa, alcuni Capricorno potrebbero anche comprare casa o ristrutturare casa o fare degli investimenti lavorativi tali per cui dovranno, come dire, io l'ho già detto più volte, misurarsi con gli impegni economici, oppure avranno sulle spalle il peso, la responsabilità, non lo chiamiamo peso, la responsabilità, magari no, per aiutare qualche familiare, no, per fare qualcosa, o per i familiari o per gli immobili, per cui, come dire, la luna piena del 12 agosto, luna piena in Acquario congiunta a Saturno, farà magari avere delle risposte bancarie, magari ipotecate qualcosa, no? Ci sono delle transazioni economiche molto importanti, magari vi dicono che vi danno il mutuo ed è probabile che ve lo diano perché avrete anche il sestile di Giove, anche la quadratura di Marte, insomma. Proprio nel settore intimo ci sono delle grandi novità, dei grandi investimenti, può essere anche che qualche figlio si sposi e che quindi quelle spese importanti che vedevo siano per loro magari e non per voi, perché ripeto, la cosa è di natura affettiva, legata agli immobili, legata ai familiari, legata ai figli che o arrivano o crescono e vi danno, no? Fanno delle sorprese, hanno dei cambiamenti, vanno avanti con la loro vita e voi gli coprite le spalle, oppure comunque pensate alla famiglia e agli immobili. Quindi state facendo dei progetti per il futuro, vi accorgerete subito del trend che tira, perché Giove fra insomma, qualche settimana già porterà le novità, già porterà delle novità in famiglia. Ragazzi, potreste anche avere dei trasferimenti, questo fatemelo sapere, potreste avere dei trasferimenti o voi o qualcuno della vostra famiglia. Comunque veramente ci sono delle cose epocali. Ovviamente arriva anche l'amore, questo l'ho detto all'inizio. Ogni tanto qualcuno mi dice: ma l'amore per il Capricorno? Lo dici? No, Capricorno è tantissimo amore, perché con il nodo nord e Urano nel quinto settore, insomma, le vicende sentimentali o le vicende legate ai figli, oppure se fate un lavoro creativo, insomma, sono proprio all'ordine del giorno da diverso tempo, e mai come in questo periodo estivo che va dal 5 luglio, proprio il clou, al 21 agosto, ma anche prima con Venere in Toro dal 29 maggio, ma ragazzi è tutto, se sentite l'introduzione, è tutto un avvicendarsi di pianeti veloci che anticipano Marte dal 5 luglio, e quindi l'amore, la passione, il divertimento, la creatività, attività creative, lavoro creativo. Per il Capricorno, il Toro, anche se non è scomodo, porta comunque dei cambiamenti verso il miglioramento, perché comunque i pianeti nel segno del Toro sono dei grandi amici del Capricorno, dell'ascendente Capricorno, di tutti i valori in Capricorno, quindi ci sono dei cambiamenti, c'è dell'impegno, perché Saturno in seconda casa vi fa misurare con la vita, no? Con il vostro potere economico, con la vostra resistenza, con la vostra indipendenza, col vostro essere capaci da soli, con la vostra autonomia, no? di fare cose anche per la famiglia, per i figli, per gli altri, o per un amore se vi innamorate. Fatto sta che anche, no, se è un periodo che vi chiede impegno, è un periodo di cambiamenti, ma sono cambiamenti innanzitutto destinati, ma assolutamente positivi. Quello che inizia adesso, questo cambiamento, questa destrutturazione, no? Portata alle pianeti in Toro, si concluderà magnificamente e vi traghetterà in una realtà, in un nuovo recinto, chiamiamolo così, migliore, quando Giove entrerà nel segno del Toro a maggio 2023, quindi ci sarà un iter, però il cambiamento comincia adesso.
Un grandissimo in bocca al lupo e fatemi sapere, soprattutto Giove che anticipa il cambiamento dall'11 maggio, che cosa vi porta. Un grande bacio e passiamo agli amici dell'Acquario e dell'ascendente Acquario. Cari amici dell'Acquario e cari amici con l'ascendente Acquario, per voi questo grande piccolo, no, terremoto epocale, questo cambiamento anche inaspettato, si farà sentire in maniera abbastanza importante nel quarto settore, le radici e la famiglia, quindi la base, no? Proprio la base nel senso della tana dell'essere umano barra animaletto che siamo, quindi il rifugio, la famiglia d'origine o la famiglia che abbiamo creato. L'Acquario insieme al Toro, allo Scorpione e al Leone è uno dei 4 segni che risentirà maggiormente di questa destrutturazione, di questo cambiamento epocale che Urano, Saturno, Urano, Marte, nodo nord quadrati a Saturno stanno apportando nelle nostre vite. Perché è una congiunzione che avviene in un segno fisso, il Toro, che fa parte della croce, Toro, Leone, Scorpione e Acquario. Quindi porta necessariamente anche per voi un cambiamento che, ripeto, avviene nella quarta casa, nel quarto settore. Il quarto settore è la famiglia, le radici. Allora ragazzi, parto dalla cosa più grande che è la patria, no? Quindi l'appartenenza ad un territorio vasto. È inevitabile e come dire, ineluttabile che ci saranno alcuni Acquario e o ascendente Acquario che potrebbero trasferirsi lontano e deciderlo o attuarlo proprio in questo periodo che va principalmente dai primi di luglio fino al 21 agosto, ok? E poi metterlo in atto quando Marte entrerà nel vostro amico segno dei Gemelli e per 7 mesi vi permetterà, no, la migrazione. Quindi questa è la prima cosa, quindi mettere in discussione le radici, abbandonarle per andare in un posto lontano. Ovviamente questo trasferimento può avvenire anche in confini più piccoli, quindi può avvenire all'interno dello stesso paese dove vi trovate, per la regione, all'interno delle province, quindi può esserci un cambio di domicilio. Può essere che qualche genitore venga a vivere con voi, che voi torniate a vivere con i genitori, cioè ci sono dei cambiamenti proprio negli assetti familiari. Può essere che vendiate una casa più piccola per una casa più grande, o una casa più grande per una casa più piccola, no? Cioè che cambiate gli immobili magari e non il luogo. È probabile che alcune dinamiche familiari, magari se c'era tensione, emergano, no? E che, visto che avete Saturno, che è il signore del karma, che vi chiede maturità e che vi porta ulteriori svolte, no? Esistenziali, se è ora che usciate di casa, perché magari era tanto tempo che stavate in casa, no? Magari vivete con i genitori oppure vivete in una coppia di fatto, una coppia apparente, non di fatto, e quindi è ora di prendere delle decisioni più fedeli alla realtà e alla verità. Potrebbe accadere, no, che questi equilibri precari e legati anche all'opportunismo che il segno dell'Acquario spesso porta a fare si concludano, ok? Se non siete voi le persone che vanno via, può essere anche che un familiare vada lontano, no? Magari cambi casa, emigri oppure si separi. Anche le separazioni, ripeto, possono essere appannaggio di questi transiti, perché comunque avete l'opposizione di Saturno anche alla settima, discendente, c'è la luna piena del 12 agosto, luna piena in Acquario su Saturno, che potrebbe scardinare o comunque farvi decidere, no? Per una libertà che finora avete mantenuto. Quindi questi cambiamenti epocali avvengono nell'ambito degli immobili e della famiglia. Può anche portarvi l'incontro con qualcuno che o veramente vi spinge ad andare lontano, a trasferirvi o uscire fuori dalla famiglia, o fare quell'incontro epocale e incontrare quella persona con cui fare famiglia. Potrebbe anche accadere questo, o potreste anche risolvere non senza impegno
abbiano delle questioni magari annose, no? Legate agli immobili familiari, avete presente? Quella casa così, lasciata così, quella sistemazione, quel recupero di quell'immobile, insomma sono tante le declinazioni, è chiaro che richiedono il vostro impegno, una certa flessibilità. Però sappiate che Giove dall'Ariete dall'11 maggio vi aiuta, perché i pianeti in Ariete sono dei grandi amici dell'Acquario e dell'ascendente Acquario, quindi avrete un interlocutore, qualcuno che vi protegge, che vi aiuta, che vi sostiene e che vi indirizza. Potreste avere anche delle novità, ripeto, lavorative, ma ripeto che ci sono, ve l'avevo già accennato, alcuni traslochi possono avvenire per motivi di lavoro. Ragazzi, fatemi sapere che cosa accadrà. Epocale la luna piena del 12 agosto. Un grande in bocca al lupo, per voi è un anno, come dire, no? Di svolta. Un grande in bocca al lupo e passiamo agli amici dei pesci e dell'ascendente pesci. Cari amici dei pesci e cari amici con l'ascendente pesci, insomma, questo per voi è un momento molto interessante. Allora, innanzitutto vi tranquillizzo perché so che Giove è uscito uscendo dal vostro segno, quindi no, il pesci è un po' deluso, alcuni pesci sono un po' delusi perché mi dicono il cambiamento non è arrivato. Soprattutto voi della terza decade, ragazzi, abbiate fede perché voi avrete in realtà un'estensione del trigono di Giove anche quando sarà in Ariete e anche quando retrograderà, quindi no, quella terza decade che non ha visto grandi cose, le sta per vedere in realtà, quindi self control. Nel vostro caso però questi incontri epocali, questo nodo nord con Urano, con Marte, vi portano nel terzo settore a fare incontri e svolte o in ambito di comunicazione, quindi di lavoro, ragazzi, o insegnamento o università o trasferimenti, oppure potreste conoscere l'amore della vostra vita, ragazzi, o comunque fare degli incontri assolutamente determinanti, insomma, che porteranno svolte di vita e cambiamenti per me anche, come dire, di tragitto, di luogo, insomma un po' territoriali, o durante uno spostamento o, ragazzi, mentre espletate la parola, la comunicazione, insomma è in terza casa questa cosa, quindi se andate all'università, se state facendo un talk, una chiamata, insomma ragazzi, le novità, le fortune, i cambiamenti imprevisti, gli spostamenti, dei piccoli trasferimenti qui arrivano in maniera imprevedibile, soprattutto nel periodo che va dal 5 luglio al 21 agosto, però voi che siete amici di Venere, secondo me lo sentirete anche dai primi di giugno, ok? E secondo me arriva l'amore e per l'amore vi spostate, oppure arriva una fantastica proposta lavorativa e per quella è probabile che vi spostiate. Le proposte che arrivano adesso, oppure incontrate qualcuno che inizia a farvi lavorare ad un progetto, ragazzi, che sia la tesi, che sia un nuovo corso universitario, che sia formazione, che sia scrivere un libro, che sia l'apertura di un negozio, perché la terza casa è anche quella legata alle vendite, che sia la linea di qualcosa. Io do per scontato che siano cose creative, meno burocratiche, perché insomma si sa che i pesci sono l'esaltazione di Venere, che sono quindi talento allo stato puro, però ragazzi non è escluso, perché poi a volte mi stupite, c'è gente con 10 pianeti in pesci che mi fa l'ingegnere nucleare, quindi no, fatto sta, ecco, che magari andate nello spazio anche voi, terza casa sono le partenze, no? Sono gli spostamenti, comunque che sia una cosa creativa, che sia una cosa nell'ambito, qui c'è la preparazione di una pubblicazione, cioè anche un lavoro, inizia un cambiamento, arriva una persona, arriva una proposta di qualsiasi tipo, ovviamente positivo, ragazzi, perché voi siete tra quei segni che beneficiano degli stellium nel segno del Toro, anche di un solo pianeta nel segno del Toro, perché il segno del Toro vi è grande amico per due motivi. Uno, perché fa un sestile, quindi è un aspetto costruttivo che vi porta gradatamente lontano, no? Piacevolmente lontano, e poi perché
insomma, voi siete venusiani come loro sono domicilio di Venere, voi siete esaltazione di Venere, quindi i cambiamenti arrivano, ripeto, o attraverso il piacere, o attraverso l'amore, o attraverso l'arte, comunque sarete molto appagati, sarete decisamente appagati. Sti cambiamenti che arrivano durante questi incontri, oppure, ripeto, all'università, o sul posto di lavoro, o se entrate in un ufficio, o non lo so, ambiti di terza casa, o anche online, ragazzi, anche online, ambito comunicazioni, vi porteranno, per me, anche a mettere in discussione il domicilio o a fare su e giù da una parte all'altra, da una regione all'altra, da una città all'altra, da una casa all'altra, da un domicilio all'altro, e questo tran tran inizierà dal 21 agosto e andrà avanti fino alla primavera del 2023. Quando Saturno poi entrerà nel segno dei pesci e vi dirà, beh, basta, adesso stabilizzati, fine del tran tran, prendi una decisione. Può essere anche che conosciate qualcuno di importante, ma avete già una situazione, quindi insomma sarete leggermente indecisi, come a volte vi capita, e cercherete di dare una botte al cerchio e una botte alla ruota. Ripeto, tutto quello che accade di epico adesso troverà sviluppi meravigliosi nella primavera del 2023, cioè tipo se sarà una mega laurea, una laurea di ricerca, un libro, una pubblicazione, un brand, un sito, una professione, avrete dei frutti strepitosi l'anno prossimo, non che non li abbiate adesso, ma sarà proprio un mietere, un successo davvero epocale, perché all'epoca Giove sarà sul nodo nord su Urano, quindi Marte adesso inizia e vi dà le spallate per uscire, anche la concretezza, per uscire, no, da un'illusione, da una situazione stantia, da qualcosa che non ha preso il là, e poi Giove vi farà vedere quanto era fortunata questa scelta. Giove in Ariete nel frattempo vi porterà ad avere o grandi spese, ma investimenti costruttivi in virtù dei progetti futuri, o già da adesso delle belle entrate. Ma in ogni modo, che siano entrate, che siano investimenti per il futuro, il sestile di Giove a Saturno, ragazzi, vi fa capire che mai come ora siete pronti a reggervi sulle vostre gambe, siete indipendenti, siete audaci, siete centrati e potete raggiungere i vostri obiettivi. Quindi Giove, in termini di consapevolezza sul vostro segno, già ha fatto questo tipo di doni che magari stanno attecchendo con una tempistica diversa gli uni tra gli altri, ma vedrete che l'autunno vi farà fare, come dire, la quadra, la famosa quadra, che poi mi scrivete che significa, vi farà armonizzare il tutto, ragazzi, vi farà avere una visione di insieme completa ed obiettiva. Quindi state attenti a dove andate, guardate chi incontrate, guardate bene chi incontrate, ma tanto il destino agirà per voi, quindi capiterete dove è giusto che andiate. Poi raccontatemelo, che anche con voi ci si scrive un libro fantastico. Ragazzi, grazie per essere stati con me, spero che questo video vi sia utile, che queste previsioni vi aiutino a mettere il focus verso i cambiamenti epocali verso cui tutti noi stiamo andando. E un grandissimo abbraccio, aspetto i vostri feedback e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!